Ora vedremo la fabbrica nella quale veniva prodotta la B110. Questa fabbrica è stata disegnata da Benedini, Giampaolo Benedini. È stata concepita con un modello, diciamo, diverso dalle classiche fabbriche, no? Il signor Artioli più di una volta ha detto: sono stato a visitare altri stabilimenti, la sensazione era quella di lavorare dentro una prigione quasi, perché non c'erano finestre, quindi è stata concepita proprio con l'idea di avere molta luce naturale, uno spazio verde, come potete vedere, molto ampio. In questa foto possiamo vedere che c'è la classica struttura dello shed, a differenza delle tradizionali fabbriche è stata estesa anche per la parte laterale, per cui quando si è all'interno della fabbrica e si guarda da sinistra verso destra, nel caso di questa foto, all'interno della fabbrica si ha l'impressione di essere uno spazio aperto, per quanto sia all'interno di uno spazio chiuso in realtà, quindi è veramente da pelle d'oca quando si è dentro, perché è una cosa fuori dal comune, è molto umanocentrico come progetto. Nella parte blu della fabbrica venivano fatti più i motori, diciamo questa era più la linea di assemblaggio, la parte dello shed. Nella torre di cristallo, quindi con questa forma cilindrica, venivano disegnati tutti i pezzi della vettura, quindi abbiamo questa struttura che vede a 360 gradi, tutta di vetro, ha un'illuminazione totalmente naturale, concepita per far sì che non ci sia il fastidio dell'irraggiamento dei raggi del sole all'interno. Quindi anche la struttura nella quale veniva concepita la macchina era studiata nei minimi dettagli, per far sì che si lavorasse al meglio. Cosa succede? Poi i custodi della fabbrica hanno proseguito con il loro impegno nel preservarla, anche dopo che c'è stato il fallimento, fino al 2022, e hanno continuato a lavorare, a curare veramente come se fosse casa loro. E oggi hanno, diciamo, fondato questa associazione, che è quella dello stand, come potete vedere, che si occupa di preservare la storia e la cultura di quello che è stato la Bugatti a Campogalliano. Qui abbiamo un motore della EB112, è una vettura che è stata realizzata solo in fase prototipale, poi non ha mai visto la luce, ed è un 6000 di cilindrata per 480 cavalli e 570-580 Nm di coppia, quindi sono dei valori importanti, considerando soprattutto che queste vetture venivano progettate negli anni 90, quindi era già un numero interessante. Sono 12 cilindri disposti a V, come vedete. Nella parte inferiore abbiamo la trasmissione montata in parallelo col motore, questo per permettere una distribuzione dei pesi più contenuta e quindi migliorare anche la manovrabilità della vettura e la dinamicità. Invece a destra abbiamo un esemplare della EB110, quindi una 2 posti, con il telaio completamente in fibra di carbonio, quindi anche qui teniamo presente il momento storico. È stata progettata a metà degli anni 80 questa vettura, quando ha visto la luce è stata realizzata col telaio in fibra di carbonio, da davanti a dietro completamente, non è che magari c'è una parte in fibra di carbonio e poi sono stati aggiunti con altri materiali le parti restanti. Qua è completamente in fibra di carbonio. Prima, una versione di fase prototipale, il disegno era stato creato da Gandini. Successivamente questa fase, che poi è stata quella che è stata prodotta, è stata realizzata da Benedini, comunque partendo sempre dalla base di Gandini per quanto riguarda il disegno, le linee della vettura. Vediamo i cerchi della GT, che è l'esemplare da 560 cavalli, che è questo che abbiamo. In particolare questa che abbiamo in esposizione ha il pannello laterale della SS, che presenta i fori invece del vetro, che si apriva quando si alzava la temperatura motore per raffreddare. Il 3005, in questo caso V12 da 4 turbo con limitatore sopra gli 8000 giri, quindi insomma c'è tanta emozione anche dietro a questo modello. Cambio manuale anche qui, quindi 3 pedali anche per questo modello, come la B112. Cos'altro abbiamo? Qui l'ala è elettrica, quindi si muove, si alza e si chiude anche. Le portiere si aprono in verticale,